Qualche giorno fa ho preso un volo aereo per rientrare qualche giorno in Italia dalla Francia, dall'aeroporto di Nantes, quindi nella Francia occidentale. E quando sono arrivato all'aeroporto la cosa che mi ha messo particolarmente a mio agio è stato il fatto di vivere un'atmosfera finalmente, come dicono in Francia, décontractée, quindi molto, molto rilassata, persone senza maschere, un clima tranquillo, anche se c'erano degli indizi particolari. Il primo di questi, anomalo, strano, nuovo per me, era quello di vedere dei militari. Dopo tanti anni, dopo la stagione di Al-Qaeda, del terrorismo internazionale, era la prima volta che rivedevo all'interno di un aeroporto, e quello di Nantes non è un aeroporto internazionale, ma è comunque un piccolo aeroporto, per così dire, rispetto ai grandi aeroporti come quelli, ad esempio, di Parigi Charles de Gaulle. Vedere quindi dei militari abbigliati di tutto punto, con mimetica e perfettamente armati, cosa che in un qualche modo mi ha dato un'idea di sospetto, come se sì, ci fosse calma, ma nello stesso tempo ci fosse un clima di allerta o di preallerta. E questa impressione poi è stata tra l'altro confermata, perché una volta passati i controlli aeroportuali, quindi entrati all'interno vero e proprio dell'aeroporto, ero già in attesa del volo, mi sono accorto che tutti gli schermi dell'aeroporto mandavano a ciclo continuo un rullo che era un cartone animato molto ben montato, molto ben organizzato, il quale appunto era un invito alla massima vigilanza, alla massima attenzione. Ora, alcune di queste immagini noi siamo abbastanza abituati a conoscerle perché sono le immagini tipiche in cui si invitano i passeggeri a guardarsi intorno, e se tante le volte c'è un bagaglio che è stato abbandonato in un angolo dell'aeroporto e magari è stato abbandonato per un po' troppo tempo, nel caso non arrivi il suo legittimo proprietario, si sa che è bene avvertire le forze dell'ordine che appunto girano all'interno degli aeroporti, oppure il personale stesso dell'aeroporto, perché in genere un bagaglio abbandonato effettivamente può essere potenzialmente un pericolo. Però la cosa interessante è che al di là di questo messaggio che oramai si conosce e abbiamo introiettato oramai da anni, c'era tutta un'altra serie di elementi che venivano portati in risalto, che erano in realtà proprio un invito costante a guardarsi intorno e all'andare a scovare tutte situazioni che in linea di principio, secondo il punto di vista del passeggero, possono essere causa in un qualche modo di pericolo. E quindi questi filmati passavano su cose estremamente particolari, ad esempio si vede una signora che prende un'immagine fotografica, fa una foto nell'aeroporto, c'è lì un passeggero che passa, la osserva, la guarda, capisce che c'è qualcosa forse di strano e immediatamente va a informare un poliziotto. Fino a situazioni ancora più estreme dove ad esempio c'è una persona che passa, vede una porta aperta, e già il fatto di vedere una porta aperta di uno sgabuzzino dell'aeroporto, già quello può essere sorgente di dubbio, e quindi l'invito anche qui è quello di muoversi in maniera celere e di avvisare qualcuno all'aeroporto. O situazioni ancora in cui, ad esempio, c'è una persona nervosa, sudata, che sta lì seduta dietro un oggetto in mezzo all'aeroporto, il quale appunto viene immediatamente monitorato, avvistato e anche qui subito identificato come un personaggio potenzialmente pericoloso, e anche in questo caso vediamo che il buon passeggero, facendo il suo dovere, cosa fa? Va a avvisare immediatamente i militari. Queste situazioni poi arrivano anche a estremi anche maggiori, dove ad esempio c'è una persona che se ne sta tranquilla e sotto il suo cappotto impermeabile c'è qualcosa di gonfio, forse può essere un panino, forse può essere un computer a tracolla messo appunto sotto il cappotto e non all'esterno, ma già questo bozzo anomalo fa sì che
il bravo passeggero, il guardingo passeggero, cosa faccia? Decida ancora una volta di rivolgersi al personale dell'aeroporto per denunciare appunto questo fatto. Allora, che cosa è che ci interessa? Allora, in primo luogo, quello che mi ha molto colpito di questo rullo mandato a ciclo continuo in maniera ufficiale, perché è un video appunto del Ministero dei Trasporti francese, che quindi ha anche la responsabilità della parte aeroportuale, quindi i trasporti in aereo, è il fatto che c'è un grande anonimato. Nessuno, se voi guardate le immagini di questi video, nessuno dei passeggeri, nessuna delle persone che sono poi i rappresentanti dell'ordine pubblico o i militari hanno un volto. Quindi è come se i 2 anni e mezzo, 3 anni di uso di maschere che hanno cancellato, occultato non solo il volto, ma anche la normale, naturale espressività umana, una volta che queste maschere sono cadute, sono decadute, non c'è più l'obbligo, il volto non c'è più ugualmente, non c'è più espressione, non c'è manco più bisogno di mostrare in un volto un'espressione. Quindi voi vedrete soltanto volti anonimi e facce anonime, non c'è espressività. Chiunque si muove in questi video, poco importa se sono passeggeri, sono i rappresentanti delle forze dell'ordine, ognuno sembra essere semplicemente un robot che risponde all'unico input: io devo fare il mio dovere, io devo guardarmi intorno, io se vedo qualcosa di sospetto, ovviamente ho il compito, ho il dovere, sono invitato a denunciare la persona. E questo invito alla vigilanza costante viene ripetuto ogni volta che finisce ognuno di questi sketch, poco importa se sia il fagotto nascosto sotto il cappotto, la persona sudata, la signora che fa la fotografia all'aeroporto, poco importa, lo slogan sia in francese che in inglese ci ripete in maniera costante: siate vigilanti in ogni momento. Cosa c'è di interessante? Questo ovviamente interessa chiunque, ma interessa soprattutto un antropologo come me che si occupa di comunicazione visiva. Ma è vedere che oramai c'è un'allerta per il pericolo in quanto tale. È finita la pandemia, o almeno si dice che sia finita o che stia finendo, è stata messa sotto controllo, non c'è più il terrorismo di Al-Qaeda, o almeno non se ne parla più in questa epoca, però guarda caso non c'è più la possibilità di rimanere un momento tranquilli e rilassati, perché nonostante sia questo un momento di pausa, accade che noi siamo invitati a essere sempre solerti e sempre estremamente vigilanti. Quindi il messaggio è quello del pericolo in quanto tale, il pericolo al di là del fatto che esista o non esista un pericolo contingente. Quindi significa che oramai siamo addomesticati, invitati permanentemente a vedere il pericolo ovunque, a vedere ovunque l'uomo nero, o come si diceva una volta ai bambini, il babau. Quindi noi siamo invitati permanentemente a vedere ovunque babau e a far sì che, e queste sono secondo me le prove generali della delazione, le grandi prove tecniche della delazione, abituarci a vedere attorno a noi soltanto persone sospette, a vedere soltanto a noi nulla che abbia a che fare con la fiducia, con la concordia o con il semplice rapporto neutro con la realtà, ma a vedere attorno a noi costantemente situazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e la nostra stessa sicurezza. Tutto questo viene ovviamente veicolato in maniera molto sottile, lo dicevo prima, da una parte si mette il bagaglio abbandonato, che è il vecchio messaggio che noi abbiamo integrato in profondità: se c'è un bagaglio abbandonato significa forse che c'è un pericolo dentro quel bagaglio e quindi è bene avvertire la polizia. Ma al di là di questo si insinuano dei nuovi valori,
per cui anche la semplice paranoia di una persona diventa elemento che giustifica una denuncia. Poi poco importa se la persona, il passeggero che vede pericoli ovunque, va a denunciare una persona e fa perdere a quella persona il volo, poco importa, comunque io ho fatto il mio dovere, lui ha perso il volo, io ho fatto fare un ritardo perché gli hanno fatto un interrogatorio, ma poco importa, io ho fatto il mio dovere. Se la persona sospetta che, come abbiamo visto in uno dei nostri sketch, è proprio una persona nervosa, ansiosa, poco importa se questa persona magari è angosciata perché di corsa sta prendendo un volo perché ha ricevuto la notizia che magari un suo caro amico ha avuto un incidente e ora si trova in ospedale, quindi di corsa, affannato e angosciato, sta prendendo un volo per raggiungere questo caro amico all'ospedale. Questo è un dettaglio. Quello che è importante è che io mi renda conto che quello può essere un soggetto sospetto e quindi, oltre che denunciarlo, poco importa se poi si prende un interrogatorio, se quindi perde anche il volo e non può andare a trovare l'amico che voleva così tanto e con così tanta amore voler andare a trovare. L'indizio è questo. Semplicemente delazione a tutto spiano, delazione a 360 gradi. Il buon cittadino è colui che vive di sospetto, il buon cittadino è colui che pone il sospetto al di sopra di tutto e fa di questo sospetto la regola per essere eticamente e civicamente una brava persona. E il potere, da questo punto di vista, le forze dell'ordine sono sempre pronte a ricompensare chiunque si muova come un bravo cagnolino e quindi compie in questa maniera il proprio dovere. Ora, perché Martino si diverte a fare queste piccole pillole con queste cose che semplicemente aggiungono noto al noto? Io non ho alcun piacere, lo dico spesso ai miei amici o anche alle persone che alle volte mi contattano su YouTube, non ho alcun piacere di gettare benzina sul fuoco, di creare barriera su barriera, muro contro muro. Non è assolutamente questo. Mi interessa di tanto in tanto dare un'occhiata a dei dettagli che non sono mai solo dei dettagli perché aprono delle porte su un tutto, quindi il dettaglio è quel microscopio che ci fa capire cosa avvenga nella totalità o nella maggior parte dei fenomeni che ci stanno attorno e quindi mi interessa semplicemente non per fare ulteriori denunce, che ci sono persone molto più brave, competenti, abili di me per farlo, ma la denuncia a lungo andare fine a se stessa non serve assolutamente a niente se non a rendere ancora più difficile la comunicazione e a rendere meno sciolte i nostri stessi movimenti come esseri umani liberi. Al contrario, tutto questo lo faccio proprio perché ci sia un invito a non muoversi secondo questa traccia. È vero, ci stanno invitando alla delazione, ci stanno invitando alla paura, ci stanno invitando al sospetto cronico e diffuso ovunque. Non cediamo. Se c'è sospetto, cerchiamo di andare verso la concordia, cerchiamo di andare verso la fiducia. Se c'è la divisione, al contrario, cerchiamo di capire cosa, al di là di questi freni inconsapevoli che vengono, questi microchip che vengono messi dentro di noi, cosa c'è che può andare invece al di là e corroborare.